Okay. Up to you. Do you want me to introduce myself, or you start? We can start, and they will change the computer. Okay, that's fine. Yeah. Oh, do you want me to start? Or you start? Okay. Non credi? Oh. Ok, benvenuti alla penultima lezione dell'X-Lab. Oggi siamo con Tania che viene da New York, lei è una speaker famosa e sono molto felice che sia qui perché è un evento, nel senso che a parte la materia, il turismo esperienziale, però lei fa da speaker a eventi importanti come il TED, che non so se voi conoscete, però è un evento importante a livello internazionale, quindi averla a Brindisi è fantastico e in genere lei comunque lavora con grandi aziende come Google, National Geographic e qui da noi viene per un budget molto inferiore rispetto al normale perché le piace il progetto, perché crede nella destinazione e quindi vuole aiutarci a riscoprirci, a riscoprire la destinazione insegnando il design della sorpresa. Lascio la parola a lei e per qualsiasi cosa con cui sono around, nel frattempo stanno montando e rimontando il computer per avere anche una proiezione. I tecnici poi vi risolveremo un pochino. Vi lascio a Tania e buona giornata. Buongiorno, parlo un po' di italiano, ho studiato italiano molti anni fa, but I will stick to English if that's okay with everyone, but I will try. Se per voi va bene continuerò comunque in inglese. So I'll let you know just a little bit about my work. Vi voglio spiegare un attimino qual è il mio lavoro. For about 10 years I've been doing research in psychology. Da 10 anni faccio ricerca in psicologia. And for about 6 of those years now I've been studying the psychology of surprise. E da 6 anni circa ormai sto studiando la psicologia della sorpresa. One of the reasons that I got into the study of surprise is that I have a company called Surprise Industries. E ho una società che si chiama proprio Surprise Industries. Surprise Industries is a company that designs surprises. Ed è una società che disegna sorprese. So what that means is most of the work we do right now is with companies, and we go into the company, they don't know what they're going to be doing until they get there, but we design some kind of experience for them. E quindi cosa significa? Significa che noi collaboriamo con altre società che non hanno la più pallida idea di che cosa vogliono fare finché non arriviamo noi e non li aiutiamo a disegnare queste sorprese. We've designed surprises for very large groups, we've designed surprises for couples, for entire vacations. So we've designed at this point over 2,500 different surprise experiences. E quindi a oggi abbiamo disegnato circa 2.500 esperienze di queste sorprese, sia per grandi società che per anche coppie, nell'occasione di viaggi e quant'altro. And I know that's a little bit of a strange business for everyone, so I don't know if I'm explaining it clearly enough, so if you have any questions about what it is that I do, please let me know. Capisco che ciò che faccio effettivamente è un po' strano, è difficile da cogliere, da capire, quindi se avete domande in merito a che cosa faccio, volete qualcosa di più specifico, chiedetemi, io cerco di spiegarvi. Are you working for all kinds of companies or just for tourism? Oh, no, it's a good question. Yeah. Allora, posso chiedervi una gentilezza, siccome siamo in streaming, chiedete in italiano e lei comunque capisce l'italiano, quindi è probabile che non sia neanche necessario per me interpretare in inglese. Altrimenti io devo rispiegare in streaming e per il pubblico. Parole piccoli, per piacere. La vostra compagnia lavora per tutti i tipi di aziende o in particolare per il settore turismo? We actually we don't work with companies that focus on tourism, so I'm very excited to be here because we've never been asked to apply the psychology of surprise. You'll be the first to try to make it work. In realtà non lavoro con aziende in ambito turistico, questa è la prima volta che mi è stata fatta questa richiesta ed è anche per questo che sono molto entusiasta di essere qui.
So we work with companies that are small startups, we work with large organizations. We've also been asked to do different things like how do you design surprise into a conference. So we've done conferences in different countries. But that's the closest, E probably. quindi lavoriamo in varie situazioni, sia con grandi società già ben definite, sia con società in fase di start-up, di inizio, ma abbiamo anche creato sorprese in conferenze, per esempio, che forse è la cosa più vicina ad una situazione come questa in cui ho lavorato. Yeah, good question. Thank you. Other questions? Altre domande? Maybe you'll. Yeah. Vorrei semplicemente capire cosa si intende per sorpresa, qual è la scala della sorpresa, cioè se è un coniglio che esce da un cilindro oppure altro. I understood the first part of your question, so the scale of the surprise. Is it like a bunny rabbit coming out of a Got hat it. or something? Okay. So that's a really good question. So most of our surprises that we do for companies will be anywhere from an hour to half a day, and it could be something like a unicycling class or learning how to ice sculpt, so create things out of ice, and they don't know what it's going to be until they get there. So that's the most typical kind of surprise we do, and it's a surprise for them because they're doing something new that they've never done before, and they don't know what to expect. L'idea è di creare delle situazioni, delle sorprese, delle situazioni in cui la società non ha mai lavorato. Quindi per esempio le nostre sorprese possono spaziare da un'ora a una giornata intera di lavoro, dove si propone alla società delle cose che non hanno mai sperimentato prima. Per esempio la scultura del ghiaccio, quindi passano la giornata a fare sculture di ghiaccio, che è un'esperienza nuova che non hanno mai sperimentato prima, e si crea questo ambiente un po' di sorpresa. So we think of surprise as something that's unexpected, but also a surprise for yourself to do something outside of your comfort zone. So there's what you know you feel comfortable with, and then there are the things outside of it. Quindi So ci si that's the aspetta goal. sempre che la sorpresa sia qualcosa di inatteso, qualcosa che ci sorprenda in questo senso, però bisogna anche rendersi conto che la sorpresa è qualunque cosa si faccia al di fuori della propria area di sicurezza, dove uno si sente al sicuro. Quindi già fare qualcosa che tu normalmente non faresti e riscoprirti in quella cosa crea quel senso di stupore e di sorpresa nella persona. And so that's the most typical kind of surprise we do. We've also done surprises, for example, for schools that last an entire semester. So I teach psychology at a college in New York, and I've designed little surprises that last for about 4 months. So it's like a long game. Quindi lavoriamo anche in ambito scolastico, per esempio per le università. Ho creato delle sorprese anche che articolate in 4 mesi all'università, quindi per il nostro periodo di studi, quindi sorprese quotidiane che gli studenti dovevano sviluppare nell'arco di quei 4 mesi di studio. Does that answer your question? Yeah? Okay. Question? It will probably make more sense as we talk more, and I'll give you more Sarà examples. tutto più chiaro probabilmente man mano che lavoriamo stamattina. Okay. So that's me. I would love to learn more about you and why you're here and what you hope to get out of this experience together. Mi piacerebbe sapere molto di più anche di voi, perché siete qui, che cosa vi aspettate da questa esperienza. So if you don't mind, I'd like you to just speak in groups of 2 or 3 and share with each other what you hope to get out of the experience. So you want to divide now in groups. Yeah, Quindi divide in vorrei in groups. questo momento che vi divideste in gruppi di 2, massimo 3 persone e condividete tra di voi perché siete qui, che cosa vi aspettate dalla giornata, e io passerò tra i gruppi così posso conoscervi un po' meglio. And once I'll give you about 2 minutes to speak with one another, and then I'd love to hear what some of the things that maybe if you can pick one person from the group just to summarize what you hope to get out of the workshop, and then I'll try to tailor it more to your interests. E quindi parlando tra di voi poi scegliete qualcuno che possa parlare per il gruppo, che insomma esprima che cos'è che vi aspettate da queste 2 giornate, e io cercherò di essere anche un pochino più specifica poi su quello che posso condividere con voi. Okay? So about 2 minutes. Dividetevi come volete, massimo 3 It works? persone, 2 o 3 persone. Really done. Thank you. This is the PowerPoint, and if you want to check the video with music. You know what? I don't
I don't want to ruin the surprise with it, so maybe I'll just leave it, and then if it doesn't work, it's fine, because we won't be able to get it to work anyway, right? Or should I check it in? Right. Oh, okay. Do you want that to be surprised? The video, I was video, thinking, yeah. but you know, I can block it actually. Maybe I could block it. Okay, la musica non funziona, ma sì. Is it okay like this? Just let me know if you'd like me to. Music doesn't work, but I can do it in here. Music doesn't work? But let me check the video, that's more important. No. That's okay. Because the video is embedded and there is a sequence into the PowerPoint presentation. I didn't. No, I think you should just press play, but. I want to say the video is a kind of surprise. It is in sequence. Yeah. So that works that way. But The sequence. But I don't think I can play it though. It doesn't seem to be working at all. No, I think we have to play the part. Okay, that's fine. Yeah. Yeah. Okay, so the other. So it works here. Yes. I'll cover it. Okay, the player. Oh, okay. Okay, great. So then we'll We just play it have to separate. do the other part. Yeah. Okay, no problem. Okay, grazie. I was going to have an headache. Oh, no. That's okay. Non ti preoccupi. I told That's you, okay. every day we have a surprise. We have, okay? Yeah. Grazie Claudio. Okay. 2, 3, 4, 5 laptop. No. 4. Tania, which is their task now? Just to talk about with one another what they want to get out of the experience. And we have to be finished by 10:30 with this part. Oh, 11:30, right. Okay, all right, so I'll check in with them now. Okay. So I'll just tell them to start? Okay, everyone. Let's get started. Possiamo riprendere? Oh, by the way, let's have a little bit of a rule. So I don't have to shush anyone. I don't know if you have a better way of doing this, but usually I like to do this, and when you see my hand up, just put it up and stop talking, and that way, when we're doing more group work, that way we can communicate with one another when it's time to stop. Iniziamo subito a dettare un po' di regole, così non devo star lì durante l'arco della giornata sempre a zittirvi o a richiedere l'attenzione. Non so se usate altri modi qui, però io ho l'abitudine che quando devo richiedere la vostra attenzione alzo semplicemente la mano. Chi mi vede alza la mano, così siamo tutti con la mano alzata e riprendiamo praticamente l'attenzione senza dover zittire nessuno. Is that okay with everyone? Va bene così? Okay. Okay, so I'd just love to hear from you what kinds of themes came up. What would you like to get out of this experience? And if you could just pick one person from your group to summarize. Ok, quindi se avete scelto una persona per ogni gruppo per esprimere ciò che vi aspettate dalla giornata, passiamo il microfono così potete... Allora, noi abbiamo pensato come creare l'idea, cioè la sorpresa, come arrivare a pensare l'idea per la sorpresa, e poi vogliamo sapere come applicare la sorpresa nell'ambito turistico, specialmente a Brindisi. Got it. Understood. Yeah. You want for them all to ask, or will we answer just to go? Sorry, say that again? Are you going to answer now, or we just pass the microphone? So right now what I'd love to hear is just what you want to get out of it, and then I'll weave that in. So if I understood just how to come up with new ideas for surprises. Okay? And especially in the tourism. Mm-hmm. Okay.
E passando a un livello diciamo più particolare, ci interessava proprio trovare spunti e contributi per la realizzazione di un evento culturale caratterizzandolo appunto con la sorpresa e poi nello specifico proprio l'inserimento della sorpresa nell'accompagnamento all'esperienza turistica, ossia nel racconto al turista come si inserisce l'elemento sorpresa. Last part. So even how to insert surprises in accompanying tourists. Okay, great. Grazie. Noi ci aspettiamo di uscire dalla nostra situazione di comfort di ognuno di noi, così poi possiamo essere più innovativi e più creativi. We would like to learn how to go out of our comfort zone in order to be more creative and innovative. Great. What zona, how do you say comfort zone? Comfort zone. We would use the English actually. Okay, got it. Noi ci aspettiamo di ricevere, diciamo, gli ultimi puntini su lei, avendo seguito tutto questo corso, e di riuscire a creare qualche cosa di buono veramente. We'd just like to learn how to finally conclude the whole experience we had in this period and connect the dots basically. Great. And learn how to create an excellent experience. Great. Noi chiediamo qualche suggerimento sulla team motivation e sui workshop in generale, cioè come appunto inserire l'elemento sorpresa nell'ambito di workshop a carattere ludico, creativo, turistico, quindi workshop di diverso tipo, con il turismo come organizzazione, quindi organizzati nell'ambito del turismo, come strategie, quindi su piccoli gruppi che partecipano ad un workshop. E poi ascolto per migliorare le nostre conoscenze sul tema. Oh, perfect. So team building and weaving into workshops with small groups. Okay. Wow, I remember more than I thought. Come per ogni modulo di X-Lab, che sono tutti li consideriamo degli entry level sostanzialmente per ogni argomento, ci aspettiamo anche oggi e domani di acquisire nuove conoscenze che, come hanno detto tutti gli altri, poi vanno a creare un quadro che poi ognuno di noi può assemblare. La cosa interessante è che ognuno potrà assemblare in maniera diversa, no? E quindi ognuno di noi potrà fornire al territorio delle idee singolari. Perfetto. Grazie mille. Okay, perfect. Wow, you all speak very clearly. Thank you very much for that. Parlate tutti molto chiaramente, vi ho capito perfettamente, grazie. Okay, perfect. So then I will focus on things like how do you design ideas? Quindi mi concentrerò su come creare idee. Specifically, how do you create experiences from a tourism perspective? Come creare esperienze dal punto di vista turistico. And then we'll also talk about it more from a personal perspective. So what does it take to accept more surprise for ourselves in our own lives? E quindi anche da un punto di vista un po' più personale, quindi come accettare le sorprese nella propria vita personale. Sound good? Va bene? Okay. Okay. So this is the order that I was thinking for the day. So first I'd like to talk about the definition of an experience. So what does it mean to create an experience? In order to do that, we have to first ask, what does it mean to have an experience? Allora, questo è il programma della giornata e vorrei iniziare appunto cercando di definire l'esperienza. Che cos'è l'esperienza? Come crearla soprattutto? Come viverla? Then we'll talk about the science of surprise, so what I call surpriseology. Quindi poi parleremo della scienza della sorpresa, ciò che chiamo sorpresologia. One of the things I've also been studying for a long time is emotion. So we'll talk about how surprise is related to a wide range of emotions and how to design for each emotion. Studio anche da molti anni le emozioni, quindi cercheremo poi di vedere come inserire le sorprese all'interno di questo spettro di emozioni e come disegnare anche questo. And then we'll wrap up with projects that I'll give you guys to try out. E poi concluderemo con dei progetti che vi inciterò a provare. So you'll be doing a lot more talking and a lot more work than we will. E quindi voi in realtà lavorerete molto più di noi. So today, you'll be here tomorrow as well, right? Sarete qui anche domani, I no? hope. Spero.
So today the focus will mostly be on the psychology, on the meaning of experience, surprise, and emotion. Quindi oggi lavoreremo soprattutto sulla psicologia, quindi sul significato delle emozioni, della sorpresa. So we'll talk about the foundation for where you'll get your ideas. E parleremo quindi delle fondamenta da cui prenderete le vostre idee. And then tomorrow we'll talk about the principles of experience design. So now that you understand why you'll want to create these surprising experiences, we'll talk about how to actually do it tomorrow. E quindi dopo aver parlato del perché è importante creare queste sorprese, domani parleremo di come farlo. Okay, so what I'd like for you to do is, you're going to be talking to most of the people here. So we'll play a little bit gioco delle sedie, and I'll play some music. I'd love for you to, if it's okay with you, just stand up, and you'll just be moving around. When the music stops, find 2 or 3 people that you see at that moment, and those are the people that will be in your group for the next question that I ask you. Allora, lo scopo in questa fase è portarvi a parlare tra di voi il più possibile. Quindi adesso ciò che vi chiederò, se per voi va bene, metteremo della musica e fin tanto che c'è la musica vi alzate, vi scambiate di posto. Quando, e si chiama quindi il gioco delle sedie. Quando termina la musica, laddove vi trovate vi sedete e iniziate a parlare con le persone che avete davanti, e in base anche alla domanda che noi vi porremo praticamente. And just so you know, the reason that I'm asking you to do this e per spiegarvi il motivo per cui vi chiedo di fare questo is that one of the things that we know most about innovation is that it requires lots of new perspectives. So lots of surprise. Basically, you'll be surprising each other's brains by meeting new people and seeing how differently each of you thinks. Se c'è una cosa che sappiamo dell'innovazione è che questo richiede proprio il fatto di un po' mettersi in discussione, confrontarsi e avere input anche da parte di altri, quindi questa cosa di muoversi, spostarsi e confrontarsi deve stimolare il cervello a confrontarsi con gli altri. The other interesting thing about innovation is that dopamine, which is a neurochemical, is released when you talk to new people and also when you move. Sappiamo che la dopamina inoltre viene incitata soprattutto quando ci si muove, ci si proprio sposta fisicamente, e quando si interagisce con persone nuove, e quindi anche questo stimola l'innovazione in qualche modo. Okay, so everyone agreed? Quindi siete d'accordo? Possiamo fare questo gioco? Okay, grazie. So when I play the music, stand up and just move around. Once it stops, you can sit down with the people that you're close to. If you see that anyone's on their own, please just bring them into your group. Quindi quando inizia la musica vi chiedo di alzarvi, di spostarvi, di muovervi. Quando termina la musica vi dovete sedere, interagire, poi vi farò capire come con le persone che vedete davanti. Se vedete qualcuno che si ritrova da solo quando termina la musica, vi prego di includerlo comunque nel gruppo, no? Okay, ready? Pronti? Okay. Find a chair, find a chair. Trovate una sedia, trovate una sedia. Okay. It works. It's not the kind of game where someone should get left out. This is a little bit of a different kind of gioco delle sedie. Non è il gioco dove uno deve restare escluso, no? È qui tutti inclusi, mi raccomando. Okay. All right. Thank you for doing that. Okay. So now in your groups that you have found, I would love you to interview each other and see if you can answer this question. Think about a time when someone designed an experience for you. Allora, adesso così come vi trovate nel vostro gruppo, vi vorrei chiedere di riflettere su questa domanda. Insomma, dovete pensare ad un momento in cui qualcuno ha disegnato un'esperienza
And that could mean many different things. It could be a gift that someone gave you, a date that someone planned, a meal that someone cooked for you, anything that comes to mind. Può essere un regalo che avete ricevuto, o una cena speciale, o un appuntamento fuori con una persona speciale, qualunque cosa che vi abbia toccato nel presente. Okay. Sia collegato alla sorpresa, all'elemento sorpresa, o non c'entra l'elemento? It doesn't have to be. Se c'è anche If there is also the element of Even better. cioè sì, ma non è che debba Anything, the esserci. first thing that comes to mind for you. La prima cosa che vi viene in mente. Okay. Quindi un momento in cui qualcuno ha disegnato un'esperienza. Okay. Parlate tra di voi, condividete questa esperienza. Such good retention. You remember so well. Try. Should I be speaking in shorter? I'm not longer than this. Okay. I'm fine with this. My boyfriend came over and picked me up with his scooter and took me into a very romantic place at 9:30 last night, and we had a pizza and a beer together. That was very nice. That was last night. So true. When was yours? My last time that someone designed an experience for me. Oh, okay. Wow, I should know this better. So, okay, so my husband, have you ever heard it? It's actually kind of cheesy, but really smart. So it says that people express love in 5 different ways. So for some people it's words, for some people it's touch, for some people it's quality time, for others it's gifts, and the last one is acts of service. And so what we realized is that we were kind of like clashing in what we believed an expression of love was. So for my husband, it's gifts and words, and I don't like gifts or words really. I like This is important for me. Really good. And it's so the two that I love are quality time and acts of service. So like when someone Which is what my cleans the house boyfriend or does, and something. he doesn't use words. Really interesting. No. But do you? I do. Words are important I'm to you? words a lot. So we realized that, like, he would say all these wonderful things to me, and I didn't say them back often, and so he felt like I wasn't as close to him, and I would like wash the dishes as an act of love, but to him, that's just washing the dishes. So recently, I came home and all of the lights were off, and there was just like a flashlight pointing to the kitchen. So I walked into the kitchen, and he washed all the dishes, and he left, like, I write, so he left a little notepad on the table and like pens, and he said, I've done all of the chores, so this is your time to write, and then we can have dinner together later. Oh, that was beautiful. Yeah, it was very, very, very sweet. So yeah, I mean, but that's like, but what's interesting to me about both of these is that they're so simple, right? I mean, it doesn't take a lot, but it's so special. Where did you end up going? We ended up going up on a kind of a hill where we could see that he lives in a medieval town. Oh wow! So there's the castle and there's the Duomo. This is nearby. Yeah. Oh yeah. I want to. Yeah. See. So he took me up there and we saw the castle from a different perspective. Oh my gosh! It's so lovely. Yeah. He does these kind of surprises, but I'm separated. Basically, I have 2 kids. Oh Teenagers. wow! You look like you're 20. And I met this wonderful man 7 months ago now, and I'm just like 7 months and he's still surprising you. Oh yeah, That's good. That's wonderful. he creates this little moment. How about you? Do you create surprises for him? I try. I'm learning. Yeah. What do you think your love language is for you? Is it your love language, like your way? I write a lot. I write my thoughts a lot on WhatsApp or letters or whatever, and I like to touch a lot. Yeah. I'm a touchy person, and I would say I love you. So your words And my words are important. He doesn't say anything at all, and he doesn't write anything at all, and that for me was very difficult. Yeah. But then you think about it, and it's like a gift here, and he washes the dishes for me, and We should trade. I mean, you name it, he does. Yeah. He's there for me. Yesterday we was at the hospital 3 hours because he has important, serious physical problems. And I was going to go get my new car yesterday morning. And he got out of the hospital and he came right over to the house and we went together to pick my car up and then we spent the afternoon. And I was like, you were in the hospital this morning? That's amazing. And I was like, yeah. You know, what we learned is that it's actually really special if you have very different ways of showing love, and then you start to learn each other's. That we're different.
Yeah. That for me was difficult in the first few months. Yeah, and my husband and I are like opposites in almost every way. But Even when I say I love you, he won't react in any way whatsoever. Yeah. It just like tightens up sometimes. Yeah. And you're like, it's beautiful. yeah. So now I've created a surprise. Next week we're leaving on a trip for 4 days. Oh my First trip together. And I booked the hotel this morning and he has no idea where we're going. That's great. So now I'm surprising him. We're going to a very luxury hotel. Oh and my he God. would be more like, let's keep it Yeah, low. yeah. But I'm really going to treat him well. I'm pretty good. That's fantastic. I'm very much in love right now. Yeah, I can hear that. That's wonderful. You know, I still am too, and I think How long that have you been married? 5 years now, and we've been together like 6, and I still am too, and I think surprise has a lot to do with it because we're always working so hard, like we don't take it for granted, and I think that makes a really big difference. Let me just tell everyone a minute left to share. Ancora un minuto solo. 11:30. Okay, so half an hour. Okay, all right, should be good. No, I was married 17 years, Wow. 5 years engaged. Oh my gosh. Wow. 17 plus 5 years engaged. And were you very young when you got engaged? 17. Wow. And I got married at 22, but we lived together. But I was pregnant the night before I got married. Really? So you knew right away in your heart that it wasn't right. And then I tried to make it last. Is this streaming, by the way? I kind of hear like a return in my voice. A little bit. Whatever, we'll tell him to turn it off. I just want to make sure you're... Whatever. Wow. But so how do you... And it seems like you were able to heal from that relationship. This past year. Yeah. It's so difficult. I had 17 very difficult years. Yeah. So this is a very personal question, but how did you actually finally decide to move on? Oh, my goodness. I just realized that life is one, and I was literally just throwing it down the drain, and my kids were suffering. Not for our relationship, but for their relationship with him, because he had difficulty in relating to them. Yeah. And so, I was getting ready to turn 40. I was 38, I think, when I decided, and I was suffering a lot. And I kept on saying, I can't imagine myself like this in 20 years from now. Wow, that's smart that you're thinking. Yeah. And so I just took that difficult. out of courage. And it worked. Now that I'm rediscovering love and just it's totally different world. In the very beginning, I was so I was in awe for everything that was going on. And it was like, maybe for Christmas we had dinner together with friends. And he left the friends and came and washed dishes with me. And that's not what you And we've been together a long time. And I got upset. I thought it was because we were apart and he thought I wasn't okay. Would you just washing dishes with you and being with my friends right now? I'm like, really? Wow, that's beautiful. Yeah. Oh my gosh. And That's his love language. It's like that every day. That's amazing. I'm so happy for you. Okay. All right. So I think let's get started. So let's get started, everyone. Thank you. It works. This group. All right. Thank you very much. Grazie. Thank you. Would anyone be willing to share an experience that someone designed for them? Chi vuole condividere un'esperienza che è stata disegnata Maybe like per voi? 3 quick stories. Tre di voi. Qualcuno che vuole condividere la propria esperienza? La propria. Grazie. Dunque, when I lived in Bologna? No. Ah sì, scusa, no, è che sono abituata a fare. No, quando vivevo a Bologna degli amici mi hanno fatto un regalo, però me l'hanno fatto trovare con una caccia al tesoro. Raise your hand. Oh. I had to search for my Nei quartieri in cui vivevo, quindi quantomeno lo conoscevo un pochino, però è stata comunque una sorpresa. E niente, poi c'è stata la sorpresa nella sorpresa perché
Il regalo, che era un libro, era stato nascosto in una cabina telefonica, però qualcun altro è passato prima di me. Somebody else would come by and actually take the book away. So it was a surprise in the surprise. Non era nascosto, ma evidentemente hanno visto. Somebody else got it, basically. I wasn't quick enough in my treasure Però è hunt. stato molto bello. Poi me l'hanno ricomprato il regalo. But then they bought the present for me again. A surprise within a surprise. Yeah. Thank you. Chi? Grazie. Allora, la sorpresa per me sono state delle lezioni di equitazione a cavallo, perché io amo i cavalli e il mio ragazzo mi ha regalato per la laurea delle lezioni di equitazione, quindi... One more? Ancora uno? Io invece la sorpresa è stata il ritrovarmi a Bergamo andando a trovare il mio fidanzato perché lavoravamo in 2 paesi differenti, e la sorpresa è stata quella di ritrovarmi sulla Bergamo Alta con un anello in mano e quindi la proposta di matrimonio. E la lacrimuccia che... Grazie, beautiful. I see a lot of smiles as you're talking about this, so as you'll see, there's good reason for that. Amo anche osservare i vostri sorrisi mentre ne stiamo parlando, no? E tra un attimo vedrete anche il perché, c'è un motivo per cui siamo in questo stato d'animo. I have one more question for you, and once we're finished with these 2 conversations, then we'll talk about what some of the themes are that we've picked up. Ho ancora una domanda da rivolgervi e poi parleremo un po' dei temi che di cui abbiamo parlato. Quindi, siete pronti? Ancora una volta. Pronti? Sì. Sorry, I know you like each other now. So che adesso vi piace il gruppo che avete creato, ma dovete scomporvi. Ok, pronti? Pronti? I don't know if you could hear that. Could you give me the title of the book then? I'll write it down. Oh, you read. 5 love languages, yeah. Buongiorno. Sì. Chi mi voleva interessare? 2 parole? She's from the newspaper here in Italy, and she would like to interview you. Oh, certo, sì, grazie. E dobbiamo capire qua. Alle 11:30 nel bel mezzo. Perfetta. Are you with new people? Persone nuove? Okay. Second question. This time I'd love for you to share your favorite travel experience. So getting a little bit closer to tourism, what has been your favorite travel experience? Ok, adesso in gruppo dovreste condividere qual è stata la vostra esperienza di viaggio migliore, la vostra esperienza preferita. Quindi qui già ci addentriamo un po' più nello specifico, nel turismo, in quello che stiamo andando a cercare. Comunque, la vostra esperienza di viaggio più bella in assoluto, ok? She's just asking for 1 minute and then she has to leave. Oh, yeah, We can do it now. Yeah, yeah. Possiamo anche farla qua, perché non ci spostiamo. Qual è l'argomento di questo incontro di oggi? My main point today, in English or in Italian? It would be wonderful if you could do it in Italian. Oh Dio. Okay, let me think about it. I'll just try, and then if it doesn't work. Oh no! Ma faccio molti sbagli perché non parlo bene. Si sente che è una straniera, quindi il nostro pubblico comunque comprenderà. Ok, grazie. Ok, mi scusi perché non parlo italiano bene, ma oggi parlo sul tema di sorprese, perché per me sorprese è molto importante per vivere con
più colori, vivere con la forza o non so come si dice, ma è facile per persone vivere, ripetere ogni giorno sistemi e abitudini, ma quando cerchiamo sorpresi, nostra vita è meglio. Per me è also molto importante creare sorpresi per altri, perché per turisti è un modo per creare nuovi ricordi, per creare relationships, relazioni e ancora per vivere più interessamente. Mi piace dire che quando sappiamo quello che will happen, quando sappiamo quello che accadrà, siamo sente confortabili, ma quando non sappiamo quello che accadrà, si sente più alive, si sente più vivi. Does it make sense? All right, scusa again for my... Benissimo. Did you understand? Siccome dobbiamo ovviamente spiegare oggi in quale ambito è, se magari mi dice 2 parole lei, allora We want to go to, it's a roller coaster park. Wow. To go to. It's a good time to get there. It's worth it. Just morning if we want to see bed. That's amazing. I'm Sounds so happy good. for it. Yeah, oh, that's great. Even I make the mistake sometimes of over planning, and then even if things are going perfectly, you're like, No, we yeah, have to do this this. is Now we have to exactly. get up. Now we have to do that. I'm like, Yeah. we only have 4 days. My including favorite the memories are always when things go a little bit wrong, and then you make it work, and it's sort of spontaneous. And Well, actually, apart from next week that I've been waiting for, probably my best travel experience was 2 years ago when finally after 20 years I went back to the States. oh, My after mom- 20 years?
How is your English so good? You just TV. Yeah, just kept it. And I talk English with my mom and dad whenever we talk. Yeah. But mom bought me my plane ticket. That's great. Where did you go? Indiana. Indiana. Okay. Yeah. And then I You're took over my in New dad York. to Chicago. Oh, that's great. She was Chicago's already great. there. She went with my sister because she spent 3 months there. Wow. And then the 3 weeks with me when I was there. So your kids speak English as well? My daughter does. My son is learning. Okay. Yeah. She's 15. My son is 13. Oh, okay. Wow. Yeah. Your kids are grown up. Okay, I think we're ready to get started. Okay. Grazie. Okay, grazie. I would love to hear some examples of your favorite travel experiences, please. Quindi, chi vuole condividere l'esperienza di viaggio più bella? You've been volunteered. Il mio viaggio più bello, sono stati tutti belli i viaggi, è chiaro, ma quello più bello secondo me è stato in Eritrea, dicembre di 2 anni fa, perché come spiegavo loro si ritrova la semplicità delle persone, quindi persone e non il consumismo materiale, niente. Dove? Eritrea, in Africa. Oh, wow. Eritrea è appunto il Corno d'Africa, all'inizio del Mar Rosso, in uno stato recente, purtroppo hanno una dittatura molto forte, una delle più forti del mondo. E quindi c'è la bellissima esperienza, il bellissimo ricordo, appunto, questa socialità con le persone. Come ho detto a loro, la corrente andava via, dopo si restava al buio in mezzo a persone per me sconosciute, però comunque si era a casa. Wow. Okay. Yeah. Yeah, wow, grazie. Altra? One more? Ancora una. O due? Travel experiences. Yeah, I imagine. Mi incitano a raccontare. No, è semplicemente un viaggio a Paxos, in Grecia, Basso, un'isoletta qui di fronte. Dicevo che in realtà se devo cogliere un aspetto bello che ricordo è intanto l'attraversamento, perché mi sono accorta che per me attraversare il mare per raggiungere un posto ha un significato diverso che farlo in treno, per esempio, o in aereo. È proprio il mare che mi libera, mi allontana da questa cultura e mi fa entrare, quasi se mi fossi avessi attraversato una fontana che mi lava da quello che sono e mi dispone ad accogliere il nuovo, no? E poi sicuramente un viaggio caratterizzato dagli incontri, al di là della bellezza che poi quella me la ricordo, ci sono le fotografie, però gli incontri sono fondamentali. Grazie. Okay, yeah, perfect. Excellent. Okay, so thank you for sharing your stories. Grazie per aver condiviso le vostre storie. I'm curious now, based on what you've heard, how you would define an experience. Ora, in base a ciò che abbiamo sentito, cerchiamo di definire che cos'è un'esperienza. And the language here is difficult. I don't know if you have the same problem in Italian, but the word experience can mean many different things. Non so se avete lo stesso problema in italiano, ma in inglese il termine esperienza può significare varie cose. So when we talk about an experience, I don't mean you experienced the walk over here, or you experienced a glass of water. That's not what I mean. Quindi quando uso il termine esperienza non intendo che si è fatto, forse in italiano non funziona allo stesso modo, però il concetto è non avete sperimentato, non avete fatto l'esperienza di arrivare qui a piedi o avete fatto l'esperienza di un bicchiere d'acqua. Technically everything is an experience, but when we talk about experience design, we think about experience differently. Perché chiaramente tecnicamente tutto è un'esperienza, ma quando parliamo di fare questa esperienza del design, tecnicamente è un po' diverso. So we think about things that make you say, wow, that was an experience. Ma parliamo di cose che dopo che le hai fatte dici, wow, quella sì che era un'esperienza. Do you have the same expression here, like, wow, that was an experience? Avete lo stesso modo di dire qui quando si dice, wow, che esperienza? Si dice? Wow. Sì. E anche wow? Anche wow? Wow è stato adottato.
We adopted wow from English. Yeah, we had it first, maybe. Okay, so what are some of your thoughts? What do you think makes an experience? It doesn't have to be amazing, but something that feels like an experience. What does it mean for something to be an experience? Quindi per voi che cos'è un'esperienza? Che cosa crea quell'esperienza? Che cos'è che vi colpisce a tal punto? Non deve essere una cosa stratosferica, ovviamente. Una cosa che però per voi è un'esperienza. Cosa si può definire esperienza? Qualcosa che... Dobbiamo fare un nostro esempio. You want a personal example? An example, and if you can also tell me, based on that example, how you would define an experience. Un esempio, ma soprattutto sulla base di quell'esempio, come definireste esperienza? Qualcosa che non ti lascia quello che eri prima, cioè qualcosa che ti cambia. Però dovete far recitare il microfono? Sì, abbiamo lo so. Un'esperienza è qualcosa che ti lascia quello che non eri prima, che ti lascia cambiato in qualche maniera, arricchito. So something changes about you. Cresciuto. Changes you in a little bit, yeah. Can you give me an example or tell me more about this? Do you agree? It changes you, an experience changes you a little bit? Beh, per esempio un viaggio può cambiarti. Like a travel, a trip can change you. Yeah. Another question about that, anyone who wants to, why do we as humans want that? E noi come esseri umani, perché desideriamo questo? Okay. Perché desideriamo fare l'esperienza, cambiare? Secondo voi? Cercare la felicità. Per cercare la felicità, come quando looking for happiness. Felicità. Per esempio quando sogni sempre qualcosa e la realizzi. Like when you have this dream and you finally realize. Yeah, perfetto. Grazie. Un'esperienza è qualcosa che ti fa smettere di fare qualcosa che tu normalmente daresti per scontato. When you have an experience, you stop doing something that you would actually give for granted. Like your experience, yeah. Smettere di darla per scontata. Sì. Grazie. Anything else? Why do you want change? Perché cambiare? Perché è importante per lei? Un'esperienza per me è qualcosa che ti permette di entrare in contatto con gli altri, ma soprattutto poi ti riporta in contatto con te stessa, attraverso il contatto con gli altri. Puts you back in contact with you. Perfetto. What else? What is an experience? So it changes you, it allows you to connect with people. Quindi l'esperienza ti cambia, ti permette di connetterti con gli altri. What else? Grazie. Qualcosa che vive anche quando si conclude. It's something that continues living and even when it's done. Beautiful. Yeah. So an experience is like almost creating a larger library of memories for yourself. Quindi è come crearsi una biblioteca di memorie, di ricordi, no? Per se stessi. How do you know that you're having an experience when it's happening? E come fai a sapere che stai vivendo un'esperienza nel momento in cui sta accadendo? Emozioni? Emozioni? Okay. Because you feel something inside. Any particular emotions? Emozioni particolari? Stupore? Oh. Paura? Un po' di paura? Questo è interessante, paura. È vero? You need a little bit, a lot of fear? It depends on the experience. Depends on, maybe you don't want it. Yeah. It's interesting with fear that usually when we plan an experience, we try to design fear out. La cosa interessante della paura è che quando disegniamo un'esperienza, la creiamo, cerchiamo di tenere la paura al di fuori, no? Di programmare in modo tale che la paura non ci sia. And it probably feels like it's part of your job to create a sense of safety, but on the other hand, that little bit of fear actually, you're right, creates an experience. E forse si pensa che come per il proprio lavoro sia importante cercare di creare un evento senza, no, quell'elemento paura, però a volte quell'elemento paura può essere una cosa anche intrigante all'interno dell'esperienza. Other emotions, so stupore, paura, entusiasmo. Curiosità. Yeah, you had one? Meraviglia, so this wonder? Yeah. Wonder, okay, got it. And what does it feel like when you look back on your experiences? E che cosa provi quando ripensi alle tue esperienze? Soddisfazione. Nostalgia.
Nostalgia. Interessante. Do you feel like you get to have those emotions again? Hai la sensazione che puoi rivivere quelle esperienze, quelle emozioni un'altra volta? Interessante. Can you raise your hand if you feel like you get to relive the emotion again? E per alzate di mano, chi è che si sente che può rivivere di nuovo quell'emozione? A volte le emozioni sono così forti che quando tu pensi, le riprovi, le rivivi. You can actually relive those feelings, right? Facendo un'altra esperienza omologa, cioè uguale. You mean creating the same experience, the very same? No. When you think back on it, does it feel like you get to feel those feelings again? No, semplicemente ripensando all'esperienza vissuta, riesci a riprovare le emozioni che hai provato durante l'esperienza? If it's strong enough. Se sono state emozioni abbastanza forti, diciamo, si riescono a rivivere, no? Quelle emozioni. Non è la stessa But cosa. it's different. È solo una minima parte. È completamente diverso perché è una sensazione sempre legata al ricordo. Non può essere uguale. But it's always linked to your memory, so it can't be the same. È un riverbero, diciamo. A volte può essere la nostalgia di una bella sensazione. Yeah, the nostalgia. Yeah. When I asked you to think of these experiences, how did you remember them? What happened in your mind? How did you know what story to tell? Quando vi ho chiesto di pensare a queste esperienze, che cosa è successo nel cervello? Com'è che avete ripescato esattamente quell'esperienza specifica? Cos'è che accade? Sono le prime sensazioni che al momento nella discussione escono fuori, non si vanno a cercare in modo appropriato nei ricordi, ma è un evento immediato che spinge ad esternare. Spinge? What does it mean? Pushes. Okay, yeah. Drives you to think about. Great, yeah. How did you remember? Yeah. So what was happening in your brains when I said think of an experience? E quindi cosa è successo nel cervello quando ho detto pensate ad un'esperienza? An immediate reaction. Immediate reaction. Io ho visualizzato proprio. Visualizzato. So it's not like looking through. It's just activated. Yeah, really interesting. So experiences, when we say the word experience, we actually remember them very differently from other memories. Quindi le esperienze, quando le andiamo cercando, le ricordiamo in maniera diversa da altri ricordi. No? Ci sono ricordi e poi ci sono esperienze. Quando richiamiamo le esperienze, queste vengono in maniera diversa alla mente. Other definitions of experience, so it changes you, it activates your emotion. What are some of the other things we talked about? Le esperienze ti cambiano, attivano le emozioni, quali sono altre definizioni? It's something that pops up immediately when you think back on it, you get to relive at least a little bit of it. È qualcosa che quando ci ripensi riesci a riviverlo anche in minima parte. Sono anche una sfida per noi stessi. It's a challenge. A challenge for ourselves. Yeah, of course. Yeah. Anche un modo per imparare. A way to learn. Apprendimento. Learning. Imparare qualcosa. And what kind of learning? Is all learning an experience? Ma che tipo di apprendimento? Tutto l'apprendimento è un'esperienza? ExperienceLab è un'esperienza nuova, di apprendimento, no? Un tipo di apprendere in maniera diversa. Vabbè, l'apprendimento personale in cui sei coinvolti con le emozioni, non con la lettura. Do you like school? I don't know what the public opinion is of school here. Where I'm from, everyone basically hates it. Vi piace la scuola? Non lo so, qui qual è l'opinione pubblica? Da dove vengo io tutti odiano il sistema scolastico. Non lo so, qui com'è. How many of you feel like you actually liked school? Vi è piaciuta la scuola? È qualcosa? Il sistema scolastico, scuola come processo di apprendimento. Are you talking about school as a system or just as the learning Interesting. aspect? Good point. Right. Giusto. So there's a big difference between the system of learning and the feeling of actually learning. Quindi c'è una grande differenza tra il sistema dell'apprendimento e la sensazione che si sta apprendendo qualcosa, no? This is an interesting question, so I ask my students this often. I say, how many of you like school? Spesso chiedo ai miei studenti, no? A quanti di voi piace la scuola? And it's usually like one person. Forse una persona così timidamente. And then when I say, how many of you like learning? And every single person raises their hand. E poi quando chiedo a quanti di voi piace imparare, tutti alzano la mano.
So that's a really interesting point. Learning as part of experience is something that we as humans all want. Quindi l'apprendimento fa parte proprio dell'esperienza, è qualcosa che tutti noi andiamo cercando in quanto esseri umani. Think about not just travel, but the experiences that people have designed for you. Non pensate solo ai viaggi, pensate proprio alle esperienze che le persone hanno creato per voi. What else does it mean to have an experience? Che altro significa avere un'esperienza? Cioè, per avere qualche sorpresa. To have to be surprised, to have a surprise. Una sorpresa, in modo che ti lasci poi il ricordo. So if it stays with you, yeah. What else? Altro? Great committee. What do you think? Tell me. No, pensando alla mia quella che ho fatto conoscere. No, dicono che voi, siamo insomma. qui. Sì, voglio dire, magari rimanendo su quella che poi adesso è la conosciuta, il pensare naturalmente alla persona che l'ha fatta in quel momento era l'unica al mondo, insomma. Quindi un ripieno di emozioni, sensazioni, di voglia, insomma, di assaporarlo proprio per l'essenza, per tutto quello che mi ha dato in quel momento, in quel cerchietto, insomma. And so the emotions for you and the emotions to the way you think of the other person changes as well? Is that one? No, the way when you think of that person and how all the emotions come back out. So it changes you, it also possibly changes the way that you see the person. Quindi un'esperienza può cambiare te, può cambiare anche forse il modo in cui si vede l'altra persona. Right. No? Yeah. Great. Okay. All right. Excellent. Okay. Perfect. So last question. Oops. Before we get to that. L'ultima domanda. Oh, never mind. No? Okay. Let me see how much time we have actually for the next question. Oh, 11:30. Okay. Okay. All right. Okay. So then I'll go through the rest of this pretty quickly, and then I have one more question to think about. Okay. So I want to share with you one of my favorite theories on explaining what an experience is, and I think that you've already gotten it, but this might be a simpler framework to think about it. E voglio adesso spiegarvi una mia definizione per esperienza, che cos'è un'esperienza, e forse ci siete anche arrivati, però adesso vi condivido il mio concetto, insomma. And this is a theory developed by economists. If you're interested in it, they wrote a book called The Experience Economy. Questa è una teoria scritta da economisti. And the title is? Experience Economy. Stavo già traducendo il titolo. The Experience Economy. Sperimentare, vivere l'economia. È il titolo del libro che hanno scritto cercando di spiegare la teoria. No, scusami, l'economia dell'esperienza. L'economia dell'esperienza. Sì, grazie. Okay, so in the book, the theorists talk about the difference, first of all, between a commodity and a service. Quindi innanzitutto nel libro parlano della differenza tra una comodità, tra un bene e un servizio. So let's just think about the difference between commodity and service. I have a hard time hearing you. Oh. Io non la sento, scusate. Me? Oh, should I speak up? No, I'll just come closer. Oh, can you hear me back there? Okay. I'm too far. Sorry. So the difference, first let's talk about between commodity and service. Quindi parlando della differenza innanzitutto tra un bene e un servizio. So first of all, a commodity, like for example, let's say cocoa beans, it's basically you only judge it based on quality and price. Quindi per esempio parlando dei fagioli in questo caso si parlerebbe soprattutto della qualità e del prezzo, no? The most you could do with a commodity is exchange it. Questi sono i chicchi di caffè. So you can actually di caffè or di cacao? O cacao, okay. Whichever. Yeah. So the most you could do with it is just buy it, sell it, trade it. Quindi al massimo quello che si può fare è acquistare, scambiarlo, non è il massimo che si può fare in questo caso. So very little emotion. Quindi poche emozioni. Then the next level up is a service. E poi il livello successivo è il servizio. And a service is a little bit more complex. Someone has actually made a hot chocolate for you, let's say, and you go in a store and you buy it, maybe at a bar. E il servizio in questo caso è un pochino più complesso perché c'è qualcuno che ti ha preparato per esempio una cioccolata calda e quindi entri in un bar e lo acquisti.
Very similar if you think about gelato, which I just had for the first time yesterday. La stessa cosa se parliamo del gelato, che ho sperimentato ieri per la prima volta qui. So the commodity could be, I haven't tried these yet, but the ones that come in, like you can just buy in the store without going, like not the ones in the scoops, but okay. Quindi, per esempio, parlando del bene, può essere quello quando si compra il gelato surgelato in un supermercato, per esempio, no? So that's just a commodity, and then the service is going to like a gelateria and actually having someone give me a scoop. Quindi nel primo caso abbiamo semplicemente il bene, no? Nel secondo caso andiamo in gelateria e c'è un servizio e c'è qualcuno che ti sta servendo il gelato. For me, because it was my first time, it was an experience. Dato che per me era la prima volta di prendere il gelato così al bar, eccetera, per me è stata un'esperienza. But I'm guessing that for most of you, it no longer feels like an experience. Ma immagino che per tutti voi non sia più un'esperienza, non lo viviate come un'esperienza. Right? È vero? Giusto? Right? So you just go and you get it and you're like... For me, ice cream is always an experience. we had a discussion about it. Maybe you're different. But for most people, if you're used to it, you go in, there's a person there, maybe you have a little bit of an exchange, but pretty much it feels almost as simple as a commodity. Ma quando si è tanto abituati ad una cosa, sì, si può entrare, si può interagire forse con la persona che sta lì, che ti sta servendo, però non viene più vissuto come un'esperienza, viene vissuto come un bene che ti viene elargito, sostanzialmente. So now let's think about service versus experience. Quindi pensiamo al servizio di contro l'esperienza. So going back to that hot chocolate, do you go camping? Andate in campeggio? Avete fatto esperienze di campeggio? Sort of, okay. All right. So camping in the US and hot chocolate always go hand in hand. Il campeggio negli Stati Uniti e la cioccolata calda vanno sempre mano nella mano, sappiatelo. Or if we think about gelato again, it's the different service is just going in the store, getting your gelato and leaving. O tornando al gelato, diciamo che il servizio sarebbe semplicemente entrare nel bar, prendere il gelato e andare via. An experience, well actually has anyone had like a gelato experience that you think about? Prima di descrivervi io l'esperienza gelato, qualcuno qui ha avuto proprio un'esperienza di gelato che vuole condividere? Sì? Quando sono stata in Germania, ho vissuto per 3 mesi in Germania, nord, ho conosciuto le gelaterie tedesche che erano completamente diverse dalle nostre gelaterie, perché noi abbiamo i coni. E invece io andavo in gelateria, passavo davanti ai tavolini e vedevo questi qua con tipo delle uova a tegamino in gelateria, guardavo. E in effetti erano dei gelati a forma di uovo, perché sotto c'era la vaniglia, sopra c'era la pesca, oppure che ne so, facevano gli spaghetti. Per cui passavano questo gelato in una macchinetta, sì, venivano fuori e poi mettevano la salsa di fragola e quindi imitavano gli spaghetti col sugo. Wow. E quindi mi chiedevo, ma che bisogno c'è di fare questa imitazione dolce dello spaghetto? Ma loro erano contentissimi, loro erano entusiasti, però erano buonissimi, cioè poi tra l'altro anche le gelaterie italiane ho scoperto che lo facevano, facevano dell'ottimo gelato italiano a gusto tedesco. Okay. Yeah. So what made that an experience is that it's strange, it's different, it's unexpected. Quindi ciò che l'ha reso un'esperienza è che era qualcosa di strano, di diverso, di inatteso, no? Assolutamente. Sì. La cosa strana è che essendo tedesca per me questa cosa che era particolare, per me è normale, il fatto che il gelato si mangia in coppe rosse così con la frutta, con i topping. Per me è normale. Io ho capito, abituata alla coppetta, al forno, da portare via, mangiare per strada. And for me, like mangiare per strada, right on the street, right, that was an experience for me because usually, and we have ice cream, gelato we have, but it's not very good. But you get a cone and you kind of sit down at a little table. Yesterday, I had my gelato and then I went out into the street and it was beautiful and the weather was perfect. Chiaramente anche dove abito io abbiamo gelaterie, solo che sperimentiamo il gelato in maniera diversa, quindi sono abituata a prendere il gelato nella coppetta, sedermi a tavolino, stare lì. Invece ieri poter uscire per strada, camminare, mangiare il gelato così per strada per me è stata un'esperienza nuova.
From an economics perspective, we're also willing to pay much more for a service than a commodity and much more for an experience than a service. Dal punto di vista economico, chiaramente siamo anche più disposti, siamo disposti a pagare di più per un servizio rispetto ad un bene, così come siamo disposti a pagare ancora di più per un'esperienza rispetto a un servizio. Is it true, I was reading on Google, I don't know if this is true, that in Italy you pay a different price if you have a drink like caffè at the bar versus at a table? Non so se è vero, lo leggevo su Google, ma è vero che si paga di più se si prende il caffè a tavolino anziché in piedi al bancone? Sì, è vero. Si paga di servizio. Per servizio. And I wonder if you're also paying because it's more of an experience. E mi domando anche se si paga anche per il fatto che sia un'esperienza, hai un bel tavolino, non lo so. No, more servizio. Se sei a casa lo paghi da. A casa. Okay. That's an experience. Per esempio, il caso di Venezia, prendi un caffè al banco a Venezia, costa €1. Costa €1? Al banco. Se prendi il caffè su un tavolino normale, costa €1 più €5. Oh. Se lo prendi al Florian mentre non stanno suonando fai €10 di coperto, mentre stanno suonando Wow, è vero? Wow, okay, so this is very clearly. Wow, okay, so really you mark up every time you add elements of experience. Quindi vedete, man mano che si aggiungono elementi di esperienza si sale di livello, no? The other interesting thing is that with commodity and even service, really all we care about, again, is quality and price. Quando si parla di bene e di servizio, come ho già detto, in genere cerchiamo soprattutto la qualità e il prezzo. When it becomes an experience, you don't think about price nearly as much. Quando si parla delle esperienze, in realtà non si pensa tanto al prezzo. Right? So for me, having my first real Italian gelato, I didn't even think to look for price. I was just looking for the most beautiful spot or the place that's closest to the water. Quindi quando ho sperimentato il mio primo gelato italiano, in realtà non stavo minimamente pensando al prezzo, non mi interessava, stavo solo cercando il posto più bello e il posto più vicino al mare. Yeah. So really, if you think about what the difference is between these three, quindi se si pensa alla differenza tra questi tre elementi, is level of surprise. E consiste proprio nel livello di sorpresa. So when you talk about commodity, it's the same thing over and over and over. You know what to expect. Quindi se si parla del bene, sappiamo esattamente che cosa aspettarci. And with service, it's pretty much the same thing, but there's a little bit of variety. Col servizio più o meno è la stessa cosa, anche se c'è qualche elemento di varietà. So if you go to the same restaurant, maybe the waiter is different this time. Quindi se si va allo stesso ristorante può darsi che si trovi un cameriere diverso, per esempio, no? Or maybe you have an interesting conversation with a friend. O hai una conversazione interessante con un amico. But the more elements of surprise there are, the more unexpected, the more it feels like an experience. Ma più elementi di sorpresa ci sono, più sono inattese questi elementi, più avrai un'esperienza. This is why if you think about some of your favorite travel experiences, often you think about being outside. E spesso quando si pensa alle esperienze di viaggio si pensa sempre a stare all'esterno, fuori. It's like free surprise for you as experienced designers because it always changes and you don't really know what to expect. È come avere una sorpresa gratuita, perché non si sa mai che cosa ci si può aspettare all'aperto. Exactly. So just to summarize some of the things that we've talked about, why bother designing experiences? Why bother putting the work into adding little surprises so that you have these experiences? Quindi, riassumendo un po' quanto abbiamo detto, potremmo domandarci perché prenderci il fastidio di disegnare queste esperienze, perché prendersi il fastidio di inserire questi elementi di sorpresa, perché si possa avere un'esperienza particolare. Voi cosa ne pensate? You seem like you want to say something. Vabbè, per il prezzo per esempio potrebbe essere
un buon motivo, oppure per valorizzare qualcosa che c'è lì e non c'è da un'altra parte. To enhance something that you can find there and Come la no place else, tradizione. like tradition, for example. Great. Far vivere la tradizione, far fare un'esperienza che magari da un'altra parte non si può See, fare. perfect. Tradition is actually very interesting because tradition is the same thing over and over and over again, but it still feels like an experience because there's the part of it that never changes and then the part that's always different. La tradizione è un elemento particolare perché in realtà la tradizione sono elementi, no, che si ripetono sempre gli stessi in un certo senso, però c'è proprio una parte che è sempre la stessa, legata prettamente alla tradizione, con una parte che poi si rinnova continuamente. So like Natale, Christmas, right? Natale, for example, you know that it's going to be the same thing at the same time, you know that you're going to get presents, but you don't know what the presents will be. Quindi a Natale, per esempio, no? È una tradizione, è sempre la stessa esperienza, si sa quando la festeggiamo, sappiamo che ci sono i regali, però poi non sappiamo che regalo ci sarà. L'esperienza è qualcosa di sporadico, che non succede tutti i giorni, perché se succedesse tutti i giorni sarebbe una mentita e quindi non sarebbe una cosa diversa dal nostro normale. Experience is something that doesn't occur every single day, because otherwise it would become a routine. That's interesting, yeah. Can you have an experience every single day? It would probably be exhausting. Ci si stancherebbe completamente, no? Forse ad avere esperienze tutti i santi giorni anche. Yeah, most people don't travel the world full time. Non si viaggia in giro per tutto il mondo a tempo pieno in genere, no? Continuamente. Yeah, why else design experiences? Altrimenti, quali sono altri motivi per cui dovremmo però disegnare esperienze? Anche per il piacere di vedere l'emozione sul volto dell'altro, no? You see it in others? For that change, yeah. So the things that we talked about before, great. One of my favorite reasons for designing experiences is based on my friend's research on the psychology of surprise. Uno dei miei motivi preferiti per disegnare esperienze ha a che fare con una ricerca che ha fatto una mia amica proprio sulla disegnare appunto l'experience surprise. She was doing research on microexpressions, so facial expressions. Stava facendo una ricerca sulle espressioni, microespressioni facciali. And she was watching videos of people talking about their favorite experiences. E stava guardando dei video di persone che parlavano delle loro esperienze preferite. And she was kind of bored with it because she'd been listening to these videos for months and months. Ed era anche un po' annoiata con questo lavoro che stava facendo perché era da mesi che lo stava portando avanti. So she turned off the audio and she was just looking at the computer output. So the computer told her what emotion people were feeling. E quindi ha tolto l'audio e ha semplicemente osservato l'output del computer con il diagramma. Praticamente da lì riusciva a capire le emozioni delle persone, come stavano parlando. So what she noticed was that for most people, the emotion that they were experiencing was contentment. Like, okay, it's fine. E quindi ha riscontrato che nella maggior parte dei casi l'emozione che veniva trasmessa dalle persone era quella semplicemente della soddisfazione, semplicemente soddisfatti, né più né meno. But a few people experience something that psychologists call authentic happiness. Però poche persone sperimentano ciò che gli psicologi chiamano felicità autentica. So it's like pure joy, and the expression of it is involuntary. You can't even fake it. Stiamo parlando quindi di una proprio gioia pura, dove esce un'espressione autentica che non puoi neanche riprodurre, viene fuori da sola. So then she got curious because she wanted to know why some people were experiencing joy and why some people were just experiencing contentment. E quindi si è incuriosita la mia amica e voleva capire perché certe persone esprimevano semplicemente soddisfazione e altre invece questa gioia pura. So she turned up the volume and she started listening to the stories. E quindi ha rialzato il volume e ha iniziato a riascoltare le storie. And what she found was that in almost all cases, the people that were experiencing authentic happiness were describing a story of surprise. E ha riscontrato che le persone che sperimentavano questa autentica felicità erano persone che avevano sperimentato in qualche modo una sorpresa. And what was interesting is that it wasn't even always good surprises. E a volte non erano neanche sorprese positive. So, for example, this one woman talked about on her wedding day her heel broke. E quindi c'era questa donna che spiegava come nel giorno del matrimonio le si era rotto il tacco della scarpa. So she was like,
hobbling down the aisle. And it was very embarrassing. In realtà era molto imbarazzante, no? Come situazione. But when she got to the end, everyone was cheering for her because she made it all the way. Poi quando ha finito, insomma, è arrivata all'altare, tutti che hanno applaudito, l'hanno incoraggiata. And she's talking about this bad surprise, but her face is just glowing because she can feel the whole experience again. E quindi parlava di questa cattiva esperienza, di questa cattiva sorpresa in realtà, però con un sorriso smagliante, perché poi in realtà ricordava l'esperienza, no, non negativa nell'insieme. And also very interesting what you said about fear, because many bad surprises people described had some little element of fear. È interessante tornare anche al discorso della paura, perché tante persone che hanno parlato delle loro esperienze cattive avevano un elemento di paura. And at the time it was a bad surprise, but when they're talking about it they feel joy. E sul momento, quando l'hanno vissuto, è stata una cattiva, una brutta sorpresa, però poi quando lo riraccontano hanno invece un elemento quasi di gioia a ricordarsene. Which is a strange thing about human beings. Esseri umani, siamo strani. Okay, so my last question before we take a break is, we're talking about tourism. Are all of you interested in specifically designing surprises for Brindisi? Quindi siete tutti interessati a disegnare sorprese per Brindisi, nello specifico, e siete qui per questo? Or any other regions? Altre città, altri paesi? Okay. Is it okay if we talk about Brindisi? Va bene se parliamo di Brindisi nello specifico? Okay. So my question for you is, how do you want people, or why do you want to create experiences for people who come visit Brindisi? Quindi la domanda è: perché volete disegnare esperienze per le persone che vengono a visitare Brindisi? And it might seem kind of obvious because you want them to have a good time, but I'd like to go just a little bit deeper and think about really why do you want them to experience it instead of just visit. Ora, tralasciando l'ovvio, che sarebbe perché si possano divertire, no? Andiamo un po' più in dettaglio: perché volete che abbiano delle esperienze, sperimentino Brindisi in maniera più specifica, più dettagliata? Perché se noi riusciamo a trasmettergli quello che noi sperimentiamo, abbiamo sperimentato per tutta la nostra vita, quelle saranno persone che non avranno mai fatto le cose che noi abbiamo fatto, però per una volta la faranno e apprezzeranno la nostra autenticità. Okay. Yeah. So they could remember it. Puoi fare solo qui come le facciamo noi. Yeah. Perché lo possono raccontare anche agli altri. So that they can go tell others. Yes, okay. You'll see surprise is a really good tool for that as well. E vedrete che le sorprese sono uno strumento utile in questo senso. Okay, great. Other things? Per uno scambio di cultura, no? Quello. Yeah. Oh, yeah. Great point. So, do you mean by that you also want to experience the culture of the people who are coming here? Quindi in questo senso vuoi anche sperimentare la cultura di chi viene qui? Certo, il loro punto di vista, no? Anche critico. I would like also to have their point of view. Interesting. Do you think about that as well when it comes to tourism, that you think about bringing their culture in as much as inviting them into your Lo culture? pensate un po' tutti questo, il fatto che quando viene il turista siete interessati a sperimentare anche la loro cultura piuttosto che solo trasferire la vostra? It's interesting. I've never heard of that, but that's Non very l'avevo mai interesting. sentito questo, è interessante, è bello. In realtà è anche capire qual è l'approccio di una persona che per tutta la vita l'ha vista in maniera diversa una cosa, quindi anche l'imparare ad approcciare a una cultura diversa per raccontare la tua cultura. Questo è lo scopo, cioè, chiaro? Cioè non è che modifichi tutto per adattare ad altra cultura, ma utilizza la cultura per far capire meglio. Sì, certo. Concordo con loro aggiungendo che Brindisi è città di frontiera, storicamente una città adatta a fare intercultura, è un melting pot. In Brindisi. Brindisi. I keep saying it wrong. Brindisi. Devo aggiungere il protettore degli stranieri, il nostro padrone. The main saint here is actually the protector of foreigners. Oh, interesting. I didn't know that. Okay, wow. L'ultima considerazione qui non è arrivata. San Teodoro è il protettore degli stranieri, il patrono di... Interesting. And I was reading that most visitors
are Italian, are from other parts of Italy. Is E that leggevo true? anche Most che molti tourists? dei turisti qui sono proprio italiani che vengono da altre regioni italiane, la maggior parte Vero? dei turisti, è vero? Wikipedia says. Wikipedia mi dice così, No, non è vero. No? Yes. Oh, ok. La maggior parte dice dei turisti sono italiani. Okay, so from other parts of Puglia. Okay, all right, got it. Okay, so so you want them to have these memories, you want them to go back and tell other people about it, you want them to be transformed a little bit, and you want an exchange of culture. Quindi volete che le persone che vengono qui creano dei ricordi, che portino questi ricordi indietro e li trasmettano agli altri e che abbiano queste esperienze, no? Tutte insieme. Sounds good. Okay. Ottimo. Okay. E So che ci sia anche questo scambio, dicevamo, culturale. So what I'd love to do next is talk about the psychology and the science of surprise and how that can be your first step toward creating those experiences. Quindi parleremo adesso della psicologia e della scienza della sorpresa e di come questo si possa poi adattare nel creare, nel disegnare esperienze. Okay, but first we'll take a break. Però prima facciamo una pausa. Okay, it's 12 now. 12. How long of a break would you like? Is it okay if we take a short break? 10 minuti? 10 minuti? No, è sufficiente. 10 minuti. 10